Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e questo è il Kugu S1 Plus. Questo video è in collaborazione con cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice: registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Se state cercando un monopattino molto leggero, compatto, soprattutto con gomme antiforatura, perché queste gomme non hanno la camera d'aria, non sono neanche rigide, sono a nido d'ape, molto buone, e anche se sono da 8 pollici il comportamento di questo monopattino nelle strade disastrate o anche sul pavé è inaspettabile, e questo grazie prima all'ottimo ammortizzatore davanti ma anche dietro. Quindi qui abbiamo una via di mezzo tra il Ninebot, che dà un'esperienza sicuramente indimenticabile sul pavé, e non ne parliamo neanche sui San Pietrini, perché scivola anche, qua non scivola a causa delle gomme migliori. Questo monopattino funziona col motore anteriore da 350 watt, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 36 volt 7,5 ampere, che sono circa 270 watt, che alimentano un motore da 350 watt. In realtà sembra sottodimensionato, ma il controller è programmato così da non prelevare dalla batteria più di quello che può. E allora perché il motore da 350 watt? Ovviamente perché è più potente in frenata, che ovviamente è una frenata rigenerativa che ricarica la batteria. Davanti ha il freno a motore solamente, che è un freno a motore molto potente, direi che avrei preferito che fosse un po' più graduale. D'altra parte abbiamo anche la possibilità di rallentare o frenare direttamente con il nostro piede tramite il parafango. Ok, proviamo il freno del Kugu S1 Plus 1, 2, 3. Frena solamente col freno davanti, vediamo se ce la fa a frenare completamente. Quindi sì, il freno è potente, ma il motore comunque riesce a far arrivare il monopattino a una velocità massima di 30-31 km all'ora a vuoto. Con il mio peso, sono sceso di peso, lo so, adesso sono a 71-72 kg, riesce ad arrivare a 28 km all'ora sul piano. Proviamo adesso la solita salita. Sono 17, 16, 15, 14, non molla però, è fisso a 14, 15, sta salendo e la tiene a 15 fissi. Una di queste cose che mi sono piaciute tanto è il meccanismo di apertura e chiusura, davvero interessante e innovativo. Lo stesso vale anche per il semimanubrio, anche quello è davvero molto innovativo, molto facile da aprire e chiudere e bloccare. Questo monopattino infatti mi ricorda tantissimo il Kugu G-Max, non solamente per l'innovazione ma anche per la cura con il quale è fatto. Infatti vedete che la pedana è molto pulita, tutta in lega di alluminio, non solo, anche il cavalletto
che sembra un cavalletto normale, in realtà appena lo chiudete vedete che si retrae un pochino, cosa che magari uno non nota, però indica con quanta cura è stato progettato questo monopattino, che viene dichiarato come carico massimo di 120 kg addirittura, e secondo me la struttura lo supporta, però io consiglio di non superare i 90 kg con questo monopattino. Per quanto riguarda il manubrio, ha un'altezza regolabile, il che fa sì che questo monopattino si possa anche dare a un bambino, perché possiamo abbassare il manubrio, però io che sono alto 1,70 va benissimo per me. Secondo me più di 1,75 questo monopattino non va bene. Sulla parte destra del manubrio abbiamo l'acceleratore, che mi piace tantissimo perché è graduale, il bottone di accensione e spegnimento, che se teniamo premuto si accende il display, che pure lui assomiglia al display del Kogoo C-Max, è molto visibile sotto i diretti raggi del sole. Ogni volta che clicchiamo una volta sul bottone di accensione e spegnimento passa da un limite di velocità all'altra. Il primo limite di velocità è 20 km all'ora, il secondo 25 km all'ora, il terzo arriva a 30-31 km all'ora. Sulla parte sinistra del manubrio abbiamo invece la leva del freno, che è proporzionale, ovvero a seconda di quanto spingiamo la leva del freno più o meno andrà a frenare di più o di meno, solo che, come ho detto, il freno secondo me non è sufficientemente graduale. Invece il bottone sulla leva del freno è un bottone multifunzione, infatti se lo teniamo premuto abbiamo il clacson. Purtroppo il bottone è molto duro, bisogna spingere tanto, però comunque quando siamo sopra in verticale è premibile tranquillamente. Se lo premiamo invece 2 volte si accendono tutte le luci, quella frontale bianca sul manubrio, ma anche quella rossa davanti, non solo, anche quella rossa dietro, e quella rossa dietro lampeggia appena premiamo la leva del freno, però non lampeggia quando premiamo il parafango per frenare. Invece a luci spente, se premiamo la leva del freno, tutte le luci davanti e dietro lampeggiano. Il monopattino arriva con lo Zero Start disabilitato, ovvero se acceleriamo con l'acceleratore il motore non parte finché non diamo la spinta iniziale. Per attivare invece lo Zero Start basta cliccare 3 volte sullo stesso bottone, 1, 2, 3, ed entra in azione. Adesso infatti da fermo posso accelerare. Come abbiamo visto nel video precedente di unboxing, che potete vedere qua o anche nella descrizione del video, il monopattino arriva impacchettato molto bene, arriva con un manuale di istruzioni in lingua inglese molto chiaro e molto dettagliato, dove c'è scritto tutto, e con un caricabatterie da 42 volt 1,5 ampere che riesce a ricaricare la batteria del monopattino in circa 5 ore, e arriva con una spina europea e un connettore di ricarica DC 5.5 2.1 che viene inserito qui per la ricarica. Per quanto riguarda l'impermeabilità, è la solita IP65, quindi si può viaggiare sotto la pioggia, non molto forte, non si può lasciare sotto la pioggia e neanche immergere. L'autonomia dichiarata è di 25 km. In realtà, provando questo monopattino, secondo me non riuscite a fare più di 18-20 chilometri, specialmente se viaggiate alla massima velocità. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo monopattino raccomandato per corti tragitti, specialmente in città, nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.